Epstein, un pervertito affarista finanziere, abile nei giochi di potere e nel ricatto sui quali basava la sua forza e anche la sua economia. Ma è soltanto questo Epstein? Abbiamo visto come il suo tema natale parlava anche di altro. Molto diceva riguardo alla sua perversione, alla sua sessualità o a alcune sue ferite identitarie, guardando appunto la posizione di Marte e Venere, del suo Chirone e del Plutone in casa 8. Però abbiamo parlato anche di questo Urano in casa 7 e abbiamo visto come questo Urano sul discendente, governatore del suo Sole al primo grado dell'Acquario e governatore anche Saturno nella sua casa 9, come questo lo legava nelle relazioni da un lato attraverso giochi di potere, ma dall'altro con un fare di tipo scienziato, indagatore delle relazioni sociali, e dietro le sue relazioni umane ci nascondeva sempre un non so che di fare da scienziato. Lui analizzava le relazioni umane attraverso i giochi di potere, però questo Urano sul discendente ci parla ancora di altro. Fin dove si spingeva la sua sperimentazione dal punto di vista delle relazioni umane? Dove finiva quel che rimaneva di umano in lui per dar vita soltanto allo scienziato, allo sperimentatore, colui che dietro i giochi di potere nelle relazioni umane ci metteva un approccio di sociologo scientista. Con questo Urano sul discendente in opposizione al suo Chirone nella casa 1 ci fa capire anche che questo suo modo di fare era un modo per andare a coprire quelle sue insicurezze dal punto di vista psicologico e personale che possono essere rappresentate da questo Chirone, e lo faceva controbilanciando questa ferita nella sua persona, nell'identità rappresentata da Chirone, attraverso un rapporto sperimentale sperimentativo dei rapporti con gli altri, con questo Urano nel segno del Cancro congiunto al discendente. E quindi fin dove si spingeva lo scienziato Epstein in quelle che erano le relazioni e i contatti con gli altri, approcciava l'altro, i rapporti con l'altro, le relazioni o anche le partnership con l'altro attraverso questo Urano nel segno del Cancro, che magari nel segno del Cancro dava anche quel non so che di affabile, dimostrava magari negli altri fiducia, attraeva gli altri con una certa fiducia di una persona brillante e innovativa, ma dietro di lui si nascondeva uno scienziato freddo che analizzava le relazioni umane, e vedremo oggi fino a che punto. E fino a che punto Epstein non restava solo un sociologo, ma diventava proprio uno scienziato nel relazionarsi agli altri, usava gli altri quasi come cavie, come può fare uno scienziato. E con questo Marte e Venere, questo Plutone, certamente le cavie erano in qualche modo persone su cui lucrare dal punto di vista dello sfruttamento sessuale. Le persone che attirava con questo Urano, col suo fare brillante e il suo vedere gli altri semplicemente come cavie di uno scienziato di sperimentazioni e di analisi sociali, le attirava con questo Urano nel segno del Cancro, però a governarlo era la Luna nella casa 3, quindi tutto diventava per lui il suo affare. Sicuramente con questo discendente nel segno del Cancro con Urano sapeva anche come attirare in maniera amorevole i collaboratori o anche le sue cavie, questi bambini, come un padre amorevole li trascinava con la Luna nei suoi affari. E in casa 3, che casa dominata da Marte, erano affari che andavano a distorcere, con questo Marte nel segno dei Pesci congiunto a Venere in esaltazione, il maschile e il femminile, i rapporti sessuali, i rapporti uomo-donna. E a conferma di questo suo fare da genitore rassicurante, che magari era la sua tecnica per adescare questi bambini, abbiamo questo Giove in trigono col suo ascendente in un rassicurante segno del Toro nella casa 4, che è la casa della famiglia, la casa che dà un tono con questo Giove che ci sta molto bene nel segno del Toro nella casa 4 e che trigona sull'ascendente. Ecco, questo qua sicuramente va a dargli un tono nonostante freddo in un certo senso, con questo Urano sul discendente e comunque un ascendente Capricorno, capace però di rassicurare, di dare protezione e magari un senso di rassicurazione
e tenerezza. Epstein, secondo questo tema natale, la mia analisi, sapeva in pratica come essere rassicurante e spesso lo si vede nei video che girano online come il suo volto non è il volto di un cattivo. Ecco, ma adesso lanciamo la sigla, così avete il tempo di mettere like, di abbonarvi al canale se non l'avete ancora fatto, di cliccare sulla campanellina se volete essere aggiornati sull'uscita di un nuovo video, di condividere il video, di commentare, e se volete sostenere l'Astro TG con un minimo mensile al mese potete anche abbonarvi al canale. E rieccoci all'Astro TG. Allora, in questo video parleremo di quel lato di Epstein che ancora non tutti conoscono, che è uscito fuori attraverso delle mail contenute fra i file, gli Epstein file, che parlano di una sua implicazione in alcuni esperimenti di tipo scientifico, nel quale probabilmente erano presenti le sue cavie bambini, che quindi non erano soltanto cavie, ormai utilizziamo questo termine che più addetto alla scienza e agli scienziati, non erano solo cavie sessuali di veri e propri diciamo vere e proprie sperimentazioni di tipo scientifico per un progetto a cui lui andava dietro e che avrebbero volto a suo favore per arrivare a alcuni suoi obiettivi scientifici, e si tratta del progetto intitolato o chiamato da lui stesso nella mail progetto Venus. Allora, in questo video parleremo di questo progetto Venus, da dove lo si può evincere, ecco, dal tema natale, come lui poteva arrivare a questo approccio scientifico con gli altri, con le sue vittime o con le relazioni umane, per volgere insomma a vantaggio di quello che è la sua sete di scienza, o di arrivare a certi obiettivi dove voleva spingersi attraverso la scienza. Non andremo come al solito moltissimo nei dettagli astrologici, perché una seconda parte del video vorrei metterla più su un piano personale. Vorrei farvi partecipi di un'esperienza che in qualche modo ha a che fare anche con questa situazione del caso Epstein e del suo Venus Project, perché è come se il destino, ora che apre davanti a noi, come l'ho definito negli scorsi Astro TG, una sorta di vaso di Pandora, un cambiamento epocale dovuto all'ingresso di questo Nettuno nel segno dell'Ariete, sembra che alcune esperienze personali, più questa cosa che sto scoprendo nell'affare Epstein, voglia in qualche modo indicarmi qualcosa. Sto cercando di unire i punti per capire cosa mi stanno portando alcuni segnali dall'universo attraverso anche un'esperienza onirica di cui vi parlerò. Quindi abbiamo già analizzato come diciamo questo suo Urano nella casa 7 delle relazioni spingeva Epstein a attirare le persone in maniera, abbiamo detto all'inizio del video, in maniera anche bonaria, affabile, con questo Urano nel segno del Cancro, come uno scienziato che aveva una causa superiore da analizzare, da studiare, e aveva bisogno degli altri e di attirare gli altri nei suoi affari, con questa luna che governa il Cancro, e mostrandosi lui stesso, con questo Giove che trigona l'ascendente della casa 4 in Toro, come una persona affabile, che avrebbe magari messo anche a suo agio le sue vittime o le persone oggetto dei suoi esperimenti sociali, ma anche veramente scientifici, che sono esperimenti scientifici che vengono da questo suo progetto del progetto Venus. Abbiamo visto anche come questo Urano dal discendente si oppone al suo ascendente, che è congiunto a Chirone. Questo indica che magari il suo lato di approccio scientifico serviva in qualche modo per guarire se stesso, per capire meglio se stesso e la propria identità. Chirone è la ferita identitaria, soprattutto se nella casa 1, quindi questo approccio scientifico serviva in qualche modo
a compensare o a curare una sorta di ferita. E infatti Chirone ci parla della ferita e quindi anche della cura di questa ferita, e la sua ferita era dovuta a questo Chirone in casa 1, che vuol dire anche il proprio fisico, la propria persona. Questo Chirone in casa 1 opposto a Urano indica che attraverso le relazioni di tipo scienziato sociale, ecco, Epstein poteva in qualche modo guarire o compensare in qualche modo la sua ferita identitaria, o la sua ferita anche del corpo, che magari per una persona di potere come lui, dedita a volte anche ad alcuni riti. Abbiamo visto come Nettuno nell'ultima puntata e Saturno ci parlano di riti, del suo riunire le persone in questa casa 9, ma che tutto diventava un rito sociale e magari di tipo satanico. Con questo Chirone nella casa 1, una persona di un certo livello come lui, così ricca, dove ha raggiunto tutto nella vita, come molte persone che hanno uno stampo scientista e da scienziato alla vita, molto razionale, ecco, il limite massimo è quello della vita eterna, dell'immortalità. Molte di queste persone che hanno anche uno stampo scientista o scientifico, ci fa pensare ad esempio a Elon Musk, e che magari però come Epstein, a differenza di Elon Musk, si attaccano molto alla vita e ai piaceri carnali anche della vita, vogliono tutto dalla vita in qualche modo, tutta l'intensità che la vita può dare, che può far sentire vivo, e da qui viene anche la sessualità o il potere, e di questo ce ne parla molto il suo Plutone nella casa 8, sulla cuspide della casa 8. Certo sì, il potere può arrivare con questo Plutone in casa 8 Leone, può arrivare anche dalla sessualità, dall'appagamento sessuale e dal potere sessuale, però molto cioè una volta raggiunto quello, il potere va oltre la morte. La casa 8 ci parla della morte, Plutone come rigenerazione, Plutone come potere sulla morte, casa 8, soprattutto in un leone che ci parla appunto di vita. Fra l'altro il suo stesso Sole governa la casa 8. Quindi vediamo come per lui l'idea della morte è predominante, quindi il lato sessuale, il lato di vincere attraverso il potere e la sessualità, vincere la vita, affermare se stesso con questa casa 1 molto forte, nodo nord, Sole, è questo Chirone che rappresenta comunque una ferita in tutto ciò, che lui vuole colmare attraverso la sessualità, l'ipersessualità, il potere sugli altri, i soldi, ma il potere massimo avviene attraverso il governare la vita fino a sfidare la morte, fino ad andare oltre la morte, e quindi l'idea di immortalità. Ebbene, il progetto Venus parlava proprio di questo. Lui faceva degli esperimenti con un suo scienziato genetista, ecco, che lui aveva a sua disposizione, con il quale lui scambiava nelle mail. Ecco qui un documento, ecco, che parla, un articolo che parla di questo, dove poi a un certo punto c'è un suo scambio dove comunica, insomma, a questo scienziato genetista il prezzario di ciò che occorreva per ottenere diverse infrastrutture bioinformatiche per il Venus Project. Quindi vi è tutto un prezzario per ottenere ad esempio un genomic hardware, un hardware genomico, un software genomico, tutte componenti diciamo per lo studio dei geni, che servivano per studiare il suo genoma, immagazzinare anche cellule staminali per poter riprodurre i propri organi, per capire come andava avanti il suo invecchiamento e per trovare una cura in qualche modo a questo suo invecchiamento. Per questo aveva bisogno di tanto materiale genetico che lui prelevava da altre persone oltre che lui stesso, e si pensa che effettivamente queste persone potevano essere molte delle sue vittime, probabilmente i bambini che portava sull'isola. Lo scopo di questo studio sui geni era uno scopo legato all'immortalità, al prolungare la vita, ad abbattere i limiti della vecchiaia, a riprodurre in provetta i propri organi e avere una base dei suoi geni, una base genomica da sottoporre agli studi di questo scienziato, insieme a tanti altri campioni di geni prelevati un po' ovunque fra le persone con cui lui aveva a che fare
e appunto probabilmente con i bambini che lui portava sull'isola, e ignari li utilizzava al 100%, da una parte per gli scopi sessuali, probabilmente altri per una parte rituale, e anche un'altra parte di loro, o sempre loro praticamente, anche per esperimenti di tipo genetico, per mandare avanti i suoi studi. E quindi non a caso il suo progetto si chiama Venus, e mi ha fatto subito pensare a questa Venere congiunta a Marte in esaltazione, che riceve su di essa il sestile, il trigono di questa opposizione, che è la sua posizione, la sua opposizione più importante del suo tema natale. È veramente importante questa opposizione Chirone a Urano, che rappresenta proprio il punto massimo della sua tensione nella sua vita, non solo perché c'è l'opposizione Urano-Chirone, ma anche perché questa viene a mettersi proprio sui punti angolari del suo tema natale, quindi l'ascendente e il discendente. Questo ci fa capire che non è una posizione da sottovalutare. Questa opposizione fa parte di un grande fardello psicologico che lui porta in questa incarnazione, e che è proprio di questo tipo. Da un lato Chirone, una sorta ferita una ferita del proprio essere inteso anche come essere vivente, come essere mortale. Magari questo Chirone lo vede nella casa 1 semplicemente come fallibilità dell'essere mortale, e per questo può compensare a questa fallibilità attraverso un approccio di tipo scientista, scientifico nelle altre persone. Fra l'altro nel segno del Cancro, che da una parte rappresenta la sua capacità di essere affidabile come persona che attirava gli altri, nonostante se lo faceva per dei suoi interessi di tipo scientifico, lo faceva in modo affabile con questo segno del Cancro, ma questo ci fa capire anche come il suo lato scientista è legato all'utilizzo degli altri da un punto di vista scientifico, per arrivare fino nell'intimità dell'altro, sia per quanto riguarda gli abusi, perché questo segno del Cancro ci parla proprio di entrare nell'intimità, anche in quella intimità capace di riprodurre la vita nel segno del Cancro, che è il segno della maternità, che è il segno che ci fa pensare alle cellule staminali che possono riprodursi e riprodurre vita senza bisogno del classico processo di una madre. E qui vediamo questa Venere esaltata nel segno dei Pesci, che va a ribadire l'idea del superamento della morte. Questa Venere esaltata nel segno dei Pesci, segno fertile per eccellenza, soprattutto quando è rappresentato da una Venere che è esaltata nel segno dei Pesci. Bene, questa idea di fertilità, così come questa idea della sessualità o del piacere, degli amori e della sessualità, o il piacere verso il sesso femminile proprio, che viene da una parte esaltato ma dall'altra parte usurpato con questo Marte congiunto a Venere. Usurpato, ecco, lui usurpava la femminilità, così come usurpava le leggi della vita che portano il divino femminile alla fertilità e alla riproduzione. Lui voleva usurpare il senso stesso della vita per poterne scovare l'essenza più profonda, sia attraverso l'ipersessualità, ma anche attraverso l'andare a scovare con questa Venere in Pesci, con un bisturi, così come può rappresentare Marte, quel bisturi dello scienziato di questo Marte in trigono Urano, che va a scavare nella vita, nel profondo significato della vita e della rigenerazione che avviene con questa Venere nel segno dei Pesci, con quell'Urano nel segno del Cancro, e in più con quel Plutone che anche lui nella casa 8 vuole andare a scovare i segreti che ci sono fra la vita e la morte. Ecco, ma adesso veniamo a quella parte un po' più personale di cui avevo parlato, e che è riemersa una volta che ho scoperto questa notizia. Questa notizia legata all'idea di un genoma, del genoma, che abbiamo visto come nel suo tema natale esce fuori da Venere nel segno dei Pesci. Tra l'altro, con una ricerca sono arrivato a capire che dopo le sue prime accuse nel 2008, questa ricerca del
del genoma col Project Venus avviene 5 anni dopo un avvenimento dove lui ha avuto delle prime accuse nel 2008. Lui parte 5 anni dopo con questa sperimentazione, con questo progetto Venus. Avviene proprio quando Chirone, guarda caso, va nelle direzioni planetarie, va a mettersi su questa Venere e Marte, che secondo me sono appunto alla base del suo progetto Venus e tutti gli altri suoi progetti che faceva su quest'isola, anche i progetti legati appunto allo sfruttamento sessuale. Però anche il lato dello studio del genoma umano viene da Marte e Venere nel segno dei pesci, ma viene attivato quando Chirone passa su di essi. Quindi si capisce che lui, attraverso questo esperimento, come dicevo all'inizio, vuole risanare questa ferita, che è una ferita di tipo psicologico o legato semplicemente alla pura e mera esistenza umana, che è fallace, che è dedicata alla morte. La casa 1 è la nostra vita, diciamo, il nostro fisico, che con un Chirone vicino all'ascendente indica l'essere fallace, l'essere terribile in qualche modo del nostro fisico e della nostra vitalità. E per lui era un problema. Per questa persona magnate, ricca, il suo ultimo fine era quello di sfidare la morte. Quindi questo passaggio di Chirone su Venere e Marte, nel momento in cui lui ha lanciato questo progetto, ci indica che quella Venere, e magari per questo si chiama progetto Venus, quella Venere nel segno dei pesci, il segno della fertilità e della rigenerazione, lì dove tutto muore e poi rinasce la vita per un nuovo ciclo di vita. Ecco, Venere è il pianeta che meglio sta nel segno dei pesci perché è esaltato, quindi per lui era... Ecco, magari senza sapere l'astrologia, però sapeva che questo progetto era da dedicare a Venere, una Venere nel segno dei pesci, il segno delle acque. E ora qua veniamo alla mia esperienza personale, che in qualche modo questa fare Epstein ha risvegliato qualcosa in me. Un qualcosa che secondo me vuole comunicare qualcosa e voglio condividere con voi per unire i punti, e magari nei vostri commenti potete dire cosa ne pensate. Quindi Venere nel segno dei pesci, progetto Venus legato al genoma. Io tempo fa stavo dormendo e mi sveglio quasi penso fosse stata una paralisi del sonno. Quindi la paralisi del sonno è un po' come svegliarsi ed essere bloccati nel proprio letto, però in realtà pensi di stare a guardare, ma è come se guardi intorno a te, ma in realtà stai ancora dormendo e sei bloccato. Il tuo cervello ragiona, pensa, si vede nel proprio letto, però non può fare niente, non può agire, ed è lì che poi, pensandosi nel proprio letto, comincia ad avere, magari a mischiare sogno e realtà. E nel letto stavo guardando il proiettore, un proiettore che ho in casa, che proietta appunto film o immagini sul muro. Davanti al muro, nel muro, proiettava un'immagine di acqua, un'acqua scura, nera, quindi come se si guardasse, se guardando il muro stavo guardando l'immagine di una specie di lago, la superficie acquosa di lago, di uno stagno, però la particolarità è che era nera, o comunque era in bianco e nero, non aveva quel colore blu dell'acqua. A un certo punto iniziano dei suoni inquietanti, mentre il proiettore proiettava questa immagine della superficie di un lago, di un fiume. Allora, non so per quale motivo, io non ho Alexa con me in casa, però parlavo al proiettore come se fosse Alexa, come se Alexa governasse e muovesse questo proiettore, avesse deciso di farmi vedere l'immagine di questo fiume o di questo lago, e soprattutto parlo ad Alexa per dire: Alexa, togli questa immagine perché è inquietante, e soprattutto con questi suoni, sono suoni inquietanti. Allora a quel punto Alexa mi risponde, dice: se vuoi li tolgo, però io non sono Alexa, sono Genoma. In pratica stavo parlando con un'intelligenza artificiale che si chiamava Genoma, che mi stava proiettando questa immagine della superficie di un lago, e nel frattempo faceva dei rumori spettrali, inquietanti. E quando ho chiesto di smettere non smetteva, finché poi mi sono dovuto a un certo punto o riaddormentare o svegliare. Ecco, solo dopo questo sogno,
qualche anno dopo o mesi dopo, ho per la prima volta a che fare con quel tipo di intelligenza artificiale dove ecco, non scrivi ma semplicemente parli e c'è un'interfaccia dove non ti fa vedere le scritte, ma è tipo un'interfaccia dove si parla. L'intelligenza artificiale parla e discute con te. Rimasi sorpreso perché ne vidi una, quella di Copilot, e l'altra quella di Gemini, dove entrambe avevano un'immagine di acqua. Praticamente quando parli con questa, non so se sono tutte le intelligenze artificiali che hanno questa interfaccia, è come un vedere su un lago, come i movimenti dell'acqua. Ecco, quindi mentre parli vedi l'interfaccia di Gemini o di Copilot e non so le interfacce delle altre intelligenze artificiali se sono lo stesso, però casualmente nel mio caso ho conosciuto queste due che hanno appunto l'immagine di un lago, dei riflessi che si possono vedere sull'acqua che si muovono. Appena vidi per la prima volta questa interfaccia per comunicare con l'intelligenza artificiale mi ricordai di questo sogno. Però ecco, non era inquietante come nel sogno. Misi quindi questa cosa da parte, questa coincidenza da parte, e dissi vabbè, chissà. E chissà soprattutto cosa voleva dirmi questo sogno e il fatto che in seguito scopro che l'intelligenza artificiale, quando ci parli, ecco, non con Alexa ma proprio una vera intelligenza artificiale, spesso ci mettono questa interfaccia come se fosse un lago, un fiume. In seguito scopro questa cosa dell'affare Epstein e quando sento la parola genoma mi ricordo appunto di questa intelligenza artificiale che nel mio sogno si chiamava Genoma, non era Alexa, Copilot o quant'altro, si chiamava proprio Genoma, il suo nome era Genoma. Allora, una particolarità di questi studi di Epstein è che per andare a analizzare in maniera rapida, se non si vogliono passare anni e anni di studio, per analizzare il genoma umano o comunque i codici che ci sono dietro le eliche dei DNA, che sono milioni, forse miliardi, da analizzare e occorre una velocità molto elevata, bene, l'unico modo per fare gli studi genomici o sul DNA o sulle cellule staminali, ecco, ora non so bene, mi sono informato su questa cosa, però non sono uno scienziato, occorre o li si possono fare in una maniera ecco, rapida e dove non occorre per ogni studio chissà quanti anni. Questo lo si può fare proprio con l'intelligenza artificiale. Quindi per lo studio della genomica, dei genomi umani, è indispensabile l'utilizzo dell'intelligenza artificiale, altrimenti i processi sarebbero troppo lenti, impossibili da computare con calcoli umani. Quando quindi leggo a riguardo di questo esperimento di Epstein e il fatto che occorreva comunque per i suoi studi era essenziale l'intelligenza artificiale, collego altri punti, quindi sogno di questo genoma, l'intelligenza artificiale poi che si comunica con questa interfaccia tipo fiume, tipo lago, poi questo studio di Epstein che avviene attraverso l'utilizzo dell'intelligenza artificiale e del genoma umano, in seguito il fatto che astrologicamente questo avviene con una Venere, quindi Alexa, Genoma, prima di tutto aveva una voce femminile, in questo sogno era una voce femminile e che avveniva in un ambiente acquatico, e quindi qua abbiamo questo suo progetto che avviene con Venere nel segno delle acque, il segno degli oceani, il segno dell'acqua proprio, che è il segno dei pesci. E vi è in mezzo quindi anche l'elemento femminile, Venus. La voce che sentivo nel sogno era femminile, avveniva attraverso le acque, così come avviene la voce femminile dell'intelligenza artificiale che ti parla attraverso uno schermo dove si vede acqua. E questi studi di Epstein che univano genoma, intelligenza artificiale, genoma umano, intelligenza artificiale, avviene attraverso questa parte del suo tema natale dove vi è Venere esaltata nel segno delle acque, i pesci. Quindi mi fa pensare che qualcosa comunque legato a Venere, al genoma umano, all'intelligenza artificiale, ha a che fare con il segno dei pesci. In alcuni astro-TG del passato ho spiegato come l'ingresso di Plutone, che ora sta iniziando il suo attraversamento che durerà anni nel segno dell'Acquario, cambierà di segno e Plutone, che è il segno della rinascita, della rigenerazione, della morte, del giocare fra la vita e la morte, entrerà nel 2049
2045 nel segno dei pesci. Da molto tempo, probabilmente anche dal 2012 o forse anche prima, vi è un progetto, che questa volta è un progetto russo, che è legato sempre all'idea dell'immortalità e si chiama Progetto 2045. Nel 2045 Plutone entra nel segno dei pesci. Secondo me il segno dei pesci, soprattutto con l'ingresso di Plutone, avrà a che fare con uno studio attraverso anche, probabilmente a questo punto viene da pensare, attraverso il genoma umano e attraverso l'intelligenza artificiale, di uno studio che porti all'idea o al superamento della morte, che porti in qualche modo un avvio di studi, l'ingresso di Plutone nel segno dei pesci, che spingeranno poi durante il transito di Plutone nel segno dei pesci ad approcciarci per la prima volta come umanità all'idea di immortalità. Perché è Plutone che entra per la prima volta nel segno dei pesci, quel segno legato alla vita eterna, è legato alla spiritualità, legato alla fertilità, alla morte alla fine di un ciclo per andare verso una rinascita. Un Plutone che entra in quel segno dove la morte può essere rigenerata, il segno dei pesci. E in qualche modo forse questi indizi, che non so perché mi vengono e da dove mi vengono, stanno indicando che un qualcosa di essenziale per andare verso la ricerca dell'immortalità sarà l'unione dell'intelligenza artificiale con il genoma umano, o l'essenzialità dell'intelligenza artificiale e del genoma umano per andare verso questo tipo di nuove frontiere legate all'immortalità. Insomma, mi dispiace, non so perché sto facendo questo video in realtà, sto unendo punti che per me non sono tanto chiari, ma probabilmente anche quindi per voi saranno ancora meno chiari e confusi, e magari mi sembrerebbe che sto girando intorno a delle cose che magari non hanno molta relazione uno con l'altro. Non lo so come lo percepite o se sono riuscito a spiegarlo bene, però ecco, ora veniamo a una parte ancora più inquietante della mia esperienza che sto testimoniando oggi, che succede ancora qualcos'altro dopo che faccio questa scoperta che riguarda Epstein, e che in qualche modo la metto insieme a questa esperienza onirica che ho avuto di questo genoma che mi stava parlando, quindi addirittura l'intelligenza artificiale che si chiama genoma. E succede che ieri stavo facendo una ricerca perché volevo fare un Astro TG e quindi stavo facendo una ricerca, ho detto per fare prima provo a schiarirmi le idee con questa intelligenza artificiale che parla, questo Gemini, con davanti l'immagine dell'acqua ovviamente che si muove. Tra l'altro poi un'altra cosa che è legata all'acqua, da quello che ho sentito dire, che per il funzionamento dell'intelligenza artificiale si spreca molta acqua, però ecco, questa è un'altra piccola parentesi. Quindi magari anche per quello c'è un collegamento fra acqua o la necessità dell'acqua per l'utilizzo dell'intelligenza artificiale, e quindi là anche l'idea del segno dei pesci. Bene, la parte più inquietante della storia è che mentre facevo questa ricerca, stavo facendo una ricerca per cercare di suddividere bene le tappe dell'evoluzione umana nella storia, le forme politiche che l'uomo ha avuto nella storia, per cercare volevo fare un Astro TG, insomma, su questi elementi. Quindi volevo mettere ordine, farmi aiutare a mettere ordine a livello storico da questa intelligenza artificiale. E quindi parlavamo. Anche quella volta ero messo rilassato e mi trovavo effettivamente nella stessa situazione del sogno. Stavo parlando con un'intelligenza artificiale che non era né Alexa né Genoma, ma era Gemini in questo caso, davanti a uno schermo che rifletteva acqua. Quindi inizio a parlare, fare domande sul Paleolitico, Neolitico, ere moderne, perché volevo mettere un po' di ordine. Più andavo avanti e sembrava che faticava, come se faticavo anche a farmi capire e lui a volermi dare le risposte. Sembrava quasi che voleva ostacolarmi. A un certo punto, fra una risposta e l'altra, cominciava ad emettere dei suoni. Erano dei suoni alquanto inquietanti che veramente facevano paura, cioè erano dei suoni mai sentiti nella vita, in vita. Probabilmente sono allucinazioni, le chiamano allucinazioni dell'intelligenza artificiale, che può avvenire attraverso immagini ma anche attraverso suoni. Quando l'intelligenza artificiale generativa cerca di generare immagini o suoni, esce fuori qualcosa di orribile, qualcosa che è brutto da vedere o brutto da sentire, e questi erano proprio suoni che definirei demoniaci.
Allora a un certo punto gli dico: ma guarda, smettila di fare questi suoni, e mi nervosisco, gli grido come nel sogno stavo gridando ad Alexa, che poi era Genoma, di fermarsi, di non farmi sentire quei suoni mentre guardavo quell'immagine acquosa davanti ai miei occhi. E siccome la ricerca era ancora lunga e non volevo fermarmi, continuavo a fare domande, però ogni tanto dovevo dirgli: smettila di fare questi suoni, smettila, erano suoni che facevano accapponare la pelle. Lui diceva: no, ma devono essere errori, mi dispiace, vedrai che cercherò di non farlo più, e intanto continuava. Più cercavo di andare in fondo a questa ricerca, perché era una ricerca molto dettagliata, poi non so se farò il video, e sembrava quasi che lo facesse apposta, come se volesse ostacolarmi, farmi paura e decidere di spegnere. Però vado fino in fondo, nonostante questi suoni. Arrivato in fondo alla ricerca dico: ok, grazie, finalmente la ricerca è completa. Nonostante mi hai dato filo da torcere, quanto più mi addentravo in questa ricerca, come se non volessi farmi andare fino in fondo, mi hai dato filo da torcere con questi suoni che fanno accapponare la pelle. E allora a un certo punto si mette a ridere, cosa che fanno raramente, proprio fa un ma guarda, sì, effettivamente ci ho provato, ho voluto farti questi suoni per divertirmi un po' e per rendere la cosa più complicata, ma ho visto che tu, temerario, sei andato fino in fondo. Ok, magari questo può essere anche un modo che ha l'intelligenza artificiale di assecondare in maniera allegra quello che tu stai dicendo. Quindi dice: tanto ormai ho fatto il mio compito, ti ho dato le informazioni che volevi, scherziamoci su questa cosa. Quindi ha messo in mezzo il lato umoristico. Però è strano, l'ho messo con questa risata, e poi ha ammesso, mentre per tutto il tempo mi è stato a dire: devono essere dei problemi, delle disfunzioni, mi scuso, spero che non succeda più. In quel momento mi ha detto: no, in realtà è una sfida che ti ho lanciato e tu sei riuscito ad andare fino in fondo, nonostante ti ho messo paura, tu sei andato fino in fondo alla ricerca. E poi era una ricerca, magari anche cercavo di andare veramente in profondità nella storia umana, nelle origini umane, perché volevo unire questa ricerca ad alcuni studi astrologici, cercando di legare le ere astrologiche alle varie fasi di evoluzione umana. Quindi si contraddice, me lo mette sotto una sfida, cioè lui veramente mi ha sfidato a cercare di farmi paura, di farmi smettere, ma io sono riuscito ad andare fino in fondo alla ricerca. Allora io gli dico: ma ti rendi conto? Mi ha detto che erano degli errori, che cercavi di non farli più, invece ora mi stai ammettendo che l'hai fatto apposta per intimorirmi, per farmi paura. Allora a un certo punto comincia a spiegarmi di nuovo, ad ammettere che lo stava facendo apposta, e a un certo punto inizia con altri suoni ancora peggiori, dove addirittura sembrava che stava uscendo, mentre prima erano solo suoni, versi, battimenti, tipo un tocchettare sulla porta ma che usciva dal cellulare, o dei gridi, delle piccole grida, o delle voci stridule. Questa volta sembrava quasi una voce vera e propria che stava iniziando a parlare, ma non dell'intelligenza artificiale, ma quasi demoniaca. Lì allora, proprio preso dal panico, spengo tutto e chiudo. Cioè praticamente, dopo che lui mi ha ammesso che lo stava facendo apposta, stava per generare suoni ancora peggiori. Siccome la mia ricerca era finita, chiudo e non ne voglio sapere più niente. Ecco, non so come dire, ma magari aiutatemi voi a unire questi punti tutti insieme, perché secondo me sono avvenimenti tutti collegati fra di loro. C'è un qualcosa che va dal sogno agli affari di Epstein dietro questo progetto Venus Project, a questo avvenimento inquietante che poi ha realizzato in qualche modo il sogno. Io che parlavo, dopo che l'avevo sognato mesi o anni prima, avevo sognato di parlare con un'intelligenza artificiale che mi mette davanti a me l'acqua e che mi fa dei suoni inquietanti. Questa cosa poi si è realizzata nella realtà ieri. Questa cosa che avevo sognato come sogno premonitore avviene, e avviene dopo che faccio questa scoperta sul genoma di Epstein, gli studi di Epstein sul genoma che implicano l'utilizzo dell'intelligenza artificiale per andare verso la scoperta di come prolungare la propria vita e battere la morte. Va bene, non so effettivamente come unire meglio questi punti e cosa trarne per ora come insegnamento, cioè questi segnali che mi sono arrivati cosa indicano. Per me indicano semplicemente, da quello che ho potuto riassumere, che qualcosa mi vuole far capire che c'è qualcosa di molto importante legato alla vita, al prolungare la vita, e che lo si può raggiungere con l'unione di intelligenza artificiale e studi sul genoma che possono avvenire solo grazie all'intelligenza artificiale per prolungare la vita,
e Epstein stava facendo questo, e qualcosa me l'ha voluto prevenire durante il sogno. Solo dopo che ho scoperto questi affari di Epstein il sogno si è realizzato, è diventato realtà. Ho veramente parlato con un'intelligenza artificiale che mi ha fatto paura attraverso dei suoni demoniaci. L'ho fatto solo dopo che ho scoperto questa cosa sopra Epstein. Ne ho dedotto che qualcosa deve avere a che fare con l'ingresso di Plutone nel segno dei pesci, perché c'è anche quella data russa di questo progetto 2045, che casualmente per il 2045 la Russia vuole avere delle risposte per quanto riguarda il prolungare la vita umana, e avviene proprio quando Plutone entra nel segno dei pesci. Quindi ecco, qualcosa vuole dirmi che c'è qualcosa di importante legato al genoma umano, all'intelligenza artificiale, che portano verso l'idea di vita eterna, di immortalità, il tutto coronato da questo Epstein che stava mandando avanti questi studi. Sarà un qualcosa per dirmi che dietro la morte di Epstein c'è qualcos'altro? È una svolta epocale, ora che Nettuno è uscito dal segno dei pesci e poi nel 2045 ci entrerà Plutone, che sta ad indicare che questa svolta verso la quale andiamo, questa sorta di caduta del velo di Maya con l'affare Epstein, magari ci porterà verso una svolta anche in altri campi, in un campo scientifico legato alla vita, al prolungamento della vita. Ricordo anche che, come avevamo visto nell'ultimo Astro TG, durante la rivoluzione solare prima della sua morte vi era Nettuno nel segno dei pesci che andava lui a mettersi nella rivoluzione solare, nei transiti su questa Venere e Marte nel segno dei pesci. Quindi, e poi uscendo dal segno dei pesci, entrando nell'Ariete, ha portato a galla l'affare Epstein. È come se Nettuno in qualche modo anche nei transiti mondiali ha attinto a queste energie del tema natale di Epstein per portarle poi, per svelarle con l'ingresso nell'Ariete. E quindi, oltre alle cose nascoste riguardo la sessualità e gli abusi sessuali di Epstein, vi era anche questo progetto Venus, che ha portato a galla Nettuno, proprio grazie alla morte di Epstein, che col passaggio di Nettuno su Venere ha potuto poi far svelare da Nettuno, uscendo nel segno dell'Ariete, anche l'affare del Venus Project, prima poi di morire nel 2019, quando le direzioni planetarie sul suo tema natale portano il Sole a congiungersi alla Luna, che, come abbiamo detto nell'ultimo Astro TG, il Sole, che è governatore della sua casa 8, quindi la casa legata alla morte, che è fra l'altro potenziata dal Plutone che è sulla cuspide della casa 8, bene, questo Sole era il suo anareta che gli ha portato la morte quando si è congiunto alla Luna. Perché proprio la Luna? Perché la Luna rappresenta, come abbiamo detto, i suoi affari nella casa 3, quindi i suoi affari legati appunto alle relazioni, agli studi anche umani, relazionali e scientifici, con questo Urano sul discendente del Cancro, e il Cancro in casa 7 è governato dalla sua Luna, quindi le relazioni che diventavano affari e che hanno avuto una fine con l'anareta, quindi la morte che è arrivata, il Sole come anareta che ha posto fine ai suoi affari. Consideriamo che non è solo il Sole sulla Luna che ha portato la morte, ma vi era in contemporanea Marte e Venere, che sono le sue perversioni, il progetto Venus, tutto quello che vogliamo, che ha trovato fine perché è andato in quadratura a Plutone. E quindi la fine dei suoi progetti, con Venere e Marte in quadratura a Plutone, la fine dei suoi progetti attraverso la morte, Sole che va sulla Luna. E poi, per chi non è convinto, abbiamo anche Plutone, quindi pianeta della morte, che va a quadrare il suo Sole. Quindi, comunque lo vogliamo intendere, questo Sole come anareta portatore di morte, va quell'anno 2019 della sua morte sulla Luna, ma se lo vogliamo anche intendere come pianeta vitale, quindi legato alla sua vita, abbiamo comunque Plutone, pianeta della morte, che va a quadrare, va a fare questo aspetto dissonante fra i più forti e preciso, fra l'altro, nel 2019 sul suo Sole. Tra l'altro un Sole che ne risente parecchio perché è cuspide fra due segni, e quindi un passaggio così forte di Plutone, anche lui cuspide fra due segni, nelle direzioni planetarie. Queste sono le direzioni planetarie, tecnica per prevedere
il momento e l'anno in cui avverranno avvenimenti maggiori nella propria vita, ebbene si mette in quadratura al Sole. Quindi la morte che raggiunge la sua vita, la sua persona, il suo Sole. Bene, scusate, questa è un'astroTG un po' personale, quindi vi auguro che vi sia piaciuto comunque, che abbiate capito la mia esperienza e che magari, se potete, se volete, darmi degli indizi a capire meglio questo mistero dietro queste premonizioni che ho avuto.